Immaginatevi che finimondo se non esistesse il calendario. Non sapremo se oggi è un giorno feriale oppure festivo, se andare a lavorare oppure restare a casa, se frequentare le lezioni a scuola o partire per le vacanze. Il sacerdote si perderebbe il Natale, la Pasqua e il giorno dedicato al Signore. Noi correremo allo stadio per vedere la partita mentre il campionato è già bello che è finito. Perché il calendario è tanto importante nella nostra vita? A che cosa serve la misura precisa del tempo? Cosa intendiamo oggi con calendario? E cosa intendevano i nostri avi con questa parola? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi cercheremo di rispondere a tutte queste domande, indagando a fondo l'etimologia di quella parola, calendario, che da secoli scandisce le nostre stagioni. Scopriremo le sue nobili origini, capiremo chi l'ha introdotta per la prima volta e perché. Qual è dunque il significato di questa parola che da millenni insegue senza sosta il movimento della Terra attorno al Sole? Scopriamolo insieme. Calendario è oggi quel sistema di suddivisione del tempo, basato sull'anno solare e il susseguirsi delle stagioni. Dal punto di vista grafico si presenta come un insieme di 12 tavole che rappresentano i mesi ed elencano in ordine progressivo i giorni dell'anno suddivisi per settimane, con tanto di ricorrenze civili e religiose e nomi dei santi. A seconda dell'ambito, il calendario scandisce le date delle lezioni o delle vacanze, degli appuntamenti sportivi, delle aperture o chiusure delle attività, oppure elenca il programma dei lavori da svolgere. Furono gli Egizi ad adottare il primo calendario solare, mentre i Sumeri si affidarono ai cicli lunari. Entrambi i calendari però non coincidevano con la durata effettiva dell'anno solare. Dovevano prevedere dei mesi aggiuntivi per compensare i ritardi. Il calendario dei Romani fino a Giulio Cesare suddivideva l'anno in 12 mesi lunari e aveva una durata di 355 giorni. Trovandosi indietro di circa 11 giorni rispetto all'anno solare, ogni 2 anni andava integrato con un mese intercalare di 22 giorni. Ma anche con questo accorgimento, col tempo si arrivò a un pericoloso disallineamento tra le date del calendario e quelle delle stagioni. Si rese quindi necessaria una correzione. Sappiamo che il calendario fu riformato prima da Giulio Cesare, che su indicazione di Sosigene di Alessandria aggiunse al mese di febbraio un giorno ogni 4 anni e successivamente dal pontefice Gregorio XIII nel 1582, che fu il vero artefice del calendario odierno. L'anno del calendario giuliano, infatti, durava oltre 11 minuti in più di quello solare e questa differenza si acuì col passare dei secoli. Il significato della parola calendario è poi davvero sorprendente e ricco di fascino. Puntuale come non mai, la lingua latina annota anche questa parola sul registro delle etimologie, ricavandola quasi senza fatica da un sostantivo che ci tiene molto a essere sempre il primo. Il sostantivo di partenza è calende, che vuol dire calende, primo giorno del mese, e molto probabilmente viene dal verbo calare, che significa annunciare, proclamare. E da calende poi deriva il sostantivo calendarium, con significato di registro, libro della contabilità. Calendarium era dunque in origine per i latini il momento in cui si teneva un annuncio pubblico importante, spesso di natura religiosa, che coincideva con il primo giorno del mese. In seguito divenne il libro della contabilità, nel quale i creditori inserivano le scadenze dei crediti e gli interessi maturati, computati al primo del mese. Solo successivamente il concetto di calendario come registrazione dei giorni, delle settimane e dei mesi dell'anno fu estratto dal significato dell'antica parola calendarium. Se allora ci capitasse per un qualche motivo di perdere la cognizione del tempo nel corso della nostra vita, non dimentichiamo di avvinghiarci stretti alla decrepita etimologia della parola calendario, che da tempo immemore scandisce i secoli inseguendo il sole, grazie all'intuito di un imperatore e all'acume di un pontefice, ma anche a quel libro impolverato, pieno di conti da onorare il primo del mese, e a quell'annuncio solenne, pronunciato in una piazza affollata da un anziano sacerdote.